La crisi senza precedenti del coronavirus ci ha aperto un po' gli occhi e ha ricordato a tutti noi come prevenire è meglio che curare. Proprio seguendo questo principio si può cercare di prevenire le infezioni, comprese quelle virali, anche sfruttando una corretta alimentazione. Vediamo come dopo l'intro. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. La spinta nella creazione di questo video l'ho avuto dopo aver letto questo articolo redatto dal dottor Andrea Del Buono, un immunoallergologo che ci ricorda come tutte le infezioni, comprese quelle del coronavirus, dipendono anche da un microbiota disbiotico, traducendo per i profani per una flora intestinale che non sta bene. Il microbiota infatti ha un importantissimo ruolo nell'efficacia del sistema immunitario e non a caso viene chiamato anche organo invisibile immunocompetente. Quasi tutte le infezioni degli anziani, urinarie, polmonari, gastrointestinali e altre, sono conseguenze in primo luogo di una disbiosi, ma anche molte infezioni nei giovani e negli adulti possono essere, almeno in parte, riconducibili a queste disbiosi. Come fare per mantenere in buono stato questo importante scudo di difesa, il nostro microbiota? Con regolare consumo di alimenti come le fibre vegetali di frutta e verdura, oli vegetali come l'olio di oliva piuttosto che grassi animali e prodotti come gli yogurt che sono ricchi di pro e prebiotici. Bisogna ridurre al contempo l'assunzione in eccesso di prodotti raffinati, quindi fatti in forte percentuali da farine bianche o zucchero raffinato. Insomma, butta via le merendine e i dolci preconfezionati, non esagerare con lo zucchero e non saranno piatti enormi di pasta, soprattutto se non fai molta attività fisica. Non fidarti invece delle cavolate che girano sul web, ad esempio quell'audio dove si parla della vitamina C usata efficacemente come cura. È una bufala. La vitamina C è una terapia efficace solo per curare lo scorbutto, cioè una sua forte carenza. Carenze a parte, una sua corretta assunzione serve per prevenire l'abbassamento delle difese immunitarie, ma non servono grandi quantità, si parla di 75 mg per l'uomo adulto, quantità che si assumono già con un'arancia, 2 mandarini o un kiwi e mezzo, ma non lasciarmi mezzo kiwi sul piatto. In generale nessuna vitamina o minerale può rappresentare una cura verso un patogeno, ma al contempo è importante assumerle nelle giuste dosi per mantenere performanti le difese immunitarie ed evitare così che i patogeni possano infettare il nostro corpo. Pertanto il consiglio è di mangiare frutta e verdura. Una porzione al giorno è poca, consumane almeno 2. Infine possiamo sfruttare la nutraceutica, ovvero impiegare delle sostanze naturali come strumento di prevenzione. Ad esempio il ginseng, che ha attività di miglioramento della resistenza verso lo stress, oltre che proprietà immunostimolanti, cioè rafforza le difese immunitarie. L'echinacea, anch'essa con proprietà immunostimolanti, oltre che attività antinfiammatoria, antibatterica e antivirale. Eleuterococco, che migliora la risposta energetica del corpo ed è anch'essa immunostimolante. Infine il propoli, una sostanza resinosa prodotta dalle api che ha proprietà disinfettanti verso batteri, funghi e virus. Ovviamente non serve assumere assieme tutti questi rimedi. Un po' come tutte le cose ci vuole il giusto equilibrio, ma si possono creare delle associazioni interessanti nel corso della giornata. Ad esempio si potrebbe bere un caffè di ginseng alla mattina al posto del classico caffè d'arabica e prendere un po' di propoli nel corso del pomeriggio. So che questi consigli sono solo un piccolo aiuto, però qualsiasi patologia si previene e si cura meglio quando la si tratta in modo multidisciplinare, combattendola su più fronti. E come hai visto, quando ci troviamo di fronte a qualcosa che non ha ancora una cura, anche una piccola ottimizzazione alimentare potrebbe fare la differenza ed è una differenza importante con le strutture sanitarie in difficoltà. Spero di essere stato abbastanza chiaro e se hai dubbi o consigli lascia pure un commento.